L'anonimato è ancora un valore. Compiere buone azioni e tenerle nascoste per sé è ancora una cosa condivisibile dalla società. O Lady of Almeno la mia generazione, che è un po' una generazione di mezzo, non appartengo ancora alle persone più grandi, i vecchi detto in senso buono, e nemmeno più a quelle più giovani. Io ancora ho ricevuto un'educazione di questo tipo, dove quel che si faceva di buono per gli altri bisognava farlo tenendolo nascosto. L'ho imparato quasi come fosse una vergogna piuttosto che un moto di orgoglio. Lo si doveva fare, ma non si doveva dirlo. E lo capisco bene il motivo dietro a questo insegnamento. Lo capisco nel senso che vedo da dove proviene. L'idea del dono, del poter fare per l'altro senza ricevere un tornaconto in sé è nobile. Il dono non è uno scambio. La ratio di questo valore era quindi la possibilità di dare veramente in maniera autentica e non piuttosto con l'obiettivo di ricevere qualcos'altro. Però c'è una cosa che sfugge in questo ragionamento e che nel tempo ha prodotto esattamente la situazione in cui ci troviamo adesso. Sono reduce da un seminario con un noto psichiatra e occupandomi io nel mio lavoro di tutti i giorni di minorenni autori e autrici di reato, il tema del gruppo che quando si ammala diventa una banda e che cerca la visibilità e il riconoscimento attorno ad azioni distruttive è emerso in maniera prepotente. Venendo a cadere proprio antropologicamente parlando un mondo fondato su una chiara autorità delle regole che si dovevano anche imporre con metodi discutibili e un riconoscimento basato sull'essere delle brave bambine o dei bravi bambini in quanto rispettosi di regole, talvolta il cui senso persino sfuggiva, siamo catapultati in realtà in un mondo dove antropologicamente sempre questo cambiamento è venuto in maniera forte, il bisogno è quello in realtà di comprendere il senso. Ma abbiamo da una parte una generazione cresciuta nell'obbedienza dove la comprensione passava in secondo piano, che non è più in grado quindi di comunicare in maniera significativa queste regole, trasmettendo anche il senso delle regole. Uno degli smarrimenti che è avvenuto è quello proprio della perdita del senso del perché si fanno le cose e del senso quindi di comunità. Perché siamo un gruppo umano? È proprio questo il dunque. Se capissimo il motivo per cui siamo un gruppo umano, forse riusciremo ad accettare anche quello che in noi è la spinta evolutiva nel nostro DNA, qualcosa di più forte di noi che ci fa convogliare determinate istanze verso appunto il far comunità. Noi facciamo comunità perché, per dirla alla Ryan Eisler, non abbiamo particolari denti aguzzi, non corriamo in modo particolarmente forte, le nostre unghie sono piuttosto ridicole, riusciamo a ferirci ma non certo ad ammazzarci. La strategia evolutiva che ci ha consentito di arrivare fino ad oggi, nel bene e nel male, è esattamente quello, il fare comunità. Quindi per noi è un qualcosa che rientra nella categoria importanza vitale. Per rispondere a questa importanza vitale, appunto, noi abbiamo queste spinte nel coalizzarci come comunità. Una di queste spinte è esattamente il riconoscimento da parte della nostra collettività. Ce lo abbiamo tutte e tutti. Non è che prima non ci fosse, prima il riconoscimento però veniva, diciamo, in qualche modo soddisfatto nell'obbedienza a questo mondo di regole, anche non comprese. L'importante è obbedire, che sia giusta o sbagliata, io intanto obbedisco. Adesso però, dicevo, è avvenuto questo cambiamento antropologico che non si può ignorare, c'è una forte richiesta di senso, soprattutto da parte di queste nuove generazioni che tanti miei coetanei si affannano a criticare, senza comprendere quello che sta in realtà avvenendo. Nuove generazioni di cui io mi occupo e quindi ho la presunzione di essere un'osservatrice privilegiata.
Ma questo discorso in realtà vale anche per gli adulti. Questo bisogno di riconoscimento dallo sguardo altrui che ci spinge poi ad agire per la nostra comunità non funziona più nel modo in cui abbiamo detto. E quindi cosa succede? Succede che mentre c'è ancora una parte di mondo vecchio che se fa buone azioni continua a tenerle in quel corpus di valori vecchio lì, cioè l'anonimato, il tenerlo nascosto, eccetera, dall'altra parte abbiamo delle persone nuove o anche meno nuove che sono reali e che chiedono fortemente una risposta a questo bisogno. Questa risposta però non arriva. E allora che succede? Se nel buono non la posso avere, la cerco diametralmente opposto in altri tipi di azioni, di rottura molto forte, di scontro e anche persino di violenza. E a quanto pare funziona. Funziona perché? Perché abbiamo i social e perché noi adulti appartenenti a quel mondo lì ci indigniamo molto di più davanti a un'azione critica e quindi la condividiamo, la facciamo diventare virale. È lo stesso discorso della condivisione del maltrattamento sugli animali, mentre noi condividiamo tramite la bandiera del disagio giovanile, accidenti, che mondo stiamo creando, dove mai arriveremo, noi esattamente stiamo facendo quello che loro vogliono. Rispondiamo a un bisogno in un modo disfunzionale. Non è il bisogno essere disfunzionale. E qua mi aggancio con la spiritualità radicata. Il bisogno è un bisogno evolutivo. E tutte quelle strategie di castrazione del bisogno che vengono anche dall'ambiente spirituale, annulla l'ego, queste cose sono sbagliate, tu devi fare, in realtà non sono funzionali. Sono funzionali a un mondo che sta morendo, non saremo significative e significativi nel qui e nell'ora. Iniziamo a guardarli questi bisogni evolutivi, a capirli il perché ci sono e a darci delle risposte intelligenti. Ecco allora che ti racconto questa cosa che mi era successa. Ora che ho fatto tutto il ragionamento, per cui anche tu sai la ratio che spingeva a me, ho condiviso volutamente in un gruppo locale un post in cui mi fotografavo facendo un certo tipo di volontariato per promuoverlo con quest'ottica qui. Io lo faccio, è una figata, vieni anche tu a farlo con noi. Era proprio un accompagnamento della mia fotografia. L'accompagnamento scritto non è arrivata la mia faccia con tanto di mascherina che si stava promuovendo come profilo in un atto positivo, diciamo. E ho ricevuto tutta una serie di attacchi. Anche io faccio del bene, ma io non lo dico. Ok, fermi là, perché non lo dici? Qual è la paura dietro? Cosa la gente potrebbe pensare di te? Il fatto che tu possa essere presuntuosa o presuntuoso? Perché questo diventa un problema. La mancanza di umiltà, che è il significato che viene dato a questo, nel lungo termine ha portato alla mancata risposta sana e funzionale di questo bisogno, che porta poi anche, non è l'unico fattore, non sto semplificando, anche però a risposte di violenza per ottenere quello stesso riconoscimento e visibilità. La cultura del dono esiste in culture native ancora oggi e non è lo scambio, ma allo stesso tempo quello che loro hanno salvato è il prestigio sociale che ne deriva. Cioè io dono per il gusto di donare, non mi aspetto che tu restituisca con qualche altro bene fisico. Le feste di suddivisione del surplus tra le culture native che l'hanno conservato e che ci fa capire che non è il surplus in sé ad aver instaurato un certo modello culturale ed economico per necessità, ma è semplicemente la risposta organizzativa che noi abbiamo dato al surplus che ci ha portato in questo mondo. Altre culture hanno dato un'altra risposta, quella del dono. Lo redistribuisco all'interno della mia comunità in maniera che l'abbondanza sia di tutti e queste feste vengono fatte a turno. Il fatto di essere organizzatori e organizzatrici di queste feste restituisce il prestigio sociale ed è quindi la risposta
tramite il riconoscimento e la visibilità. Cos'ha di buono tutto questo? Non solo che la buona azione diventa emulazione e quindi dal momento in cui noi condividiamo in massa cose fichissime fatte da altre persone, chi sentirà il bisogno inconsciamente o consciamente di avere lo stesso riconoscimento sarà più portato a fare quindi qualcosa di buono piuttosto che qualcosa di distruttivo. Quindi pensiamoci prima di condividere i post indignati alla percentuale di condivisioni che facciamo di cose buone e di cose da indignarsi. Ma l'altro effetto, quello forse meno visibile ma fondamentale che attiva tutto questo, è una risoluzione della dicotomia individualismo-comunitarismo, che è uno dei settori di ricerca e riflessione che mi affascina di più. È una dicotomia proprio, un mettere in contrapposizione l'individuo e la comunità che crea anche l'idea che se tu fai qualcosa di buono per gli altri, ricavandone dell'orgoglio, questo non vada bene perché intaccherebbe la purezza della sfera per gli altri, comunità. Ma è proprio così che creiamo l'individualismo. Mm? Pensiero duale o positivo, crei una parte polarizzata, polarizzi anche l'estremo opposto. E di fatto siamo finiti in una società individualista. E la risposta però non è allora castra ancora di più l'individuo perché così compensiamo un po' la parte della comunità che manca. No, quella ferita è esattamente quello che l'individualismo l'ha prodotto. Il punto è nell'unione delle due cose come una danza unica, come queste culture che non pensano in modo duale o positivo hanno compreso. Quindi non si tratta di uno scambio di favori e di beni materiali per il gusto dello scambio, ma un donare ciò che di buono ho, che può essere o meno qualcosa di materiale, al contempo servendo la comunità e me in quanto non in antitesi con la comunità. Io sono comunità. Quindi il mio individualismo gli togliamo l'ismo per diventare individuo che al contempo veste l'identità personale, quindi anche con queste spinte di bisogni, e l'identità collettivo. Se io servendo il collettivo servo anche me stessa, non c'è alcun motivo per cui debba tagliare questa parte quasi come se dovessi viverla con sofferenza e punizione, che è un po' il mondo da cui proveniamo. Devo fare, ma piuttosto devo soffrire. No, non c'è alcun bisogno. Per esempio, nella spiritualità delle dea c'è il principio del piacere, che proprio perché non è un piacere scisso, può diventare il piacere anche di fare per gli altri e questo ricavarne piacere non è una cosa di negativo, non c'è la glorificazione del dolore, ma è piuttosto l'unione di più parti. Come questo mio bisogno lo posso soddisfare e se comunque porto qualcosa di buono della mia comunità, perché me ne dovrei pentire? Perché dovrei nascondermi? Ci sono tanti punti di partenza valoriali da mettere in discussione per arrivare a fare un ragionamento di questo tipo e in quelli abbiamo le nostre resistenze perché temiamo che se li perdiamo chissà dove finiremo. Ma in realtà altri esempi che possono aiutarci a ragionare non per astratti senza nessuna garanzia di quel che ne conseguirà, ma proprio dal concreto, da quello che accade, li abbiamo. È per questo che mi piace studiare queste culture altre, proprio per non viaggiare troppo nel mentale e nella fantasia e per vedere che tipo di mondo loro hanno prodotto e che tipo di valori sono in grado di produrre quel mondo. Ecco, io vorrei che ci pensassimo e che iniziassimo proprio a mettere in discussione l'anonimato dinanzi alle buone azioni, perché uno dei modi in cui lavoro con i miei ragazzi è proprio quello, mettere in risalto quello che loro fanno di buono ed è così che inizia ad accadere anche il cambiamento. Io ti ridò quella gratifica che tu cercavi in un gruppo disfunzionale,
perché ti faccio vedere che se fai qualcosa di buono, io sono disposta a vederti, a gratificarti e a riconoscerti come parte di me. È esattamente così che ragiona il nostro bisogno umano. Due sono le scelte in questo momento: rimanere nel mondo vecchio e fare finta di non avere bisogni evolutivi anche nella spiritualità, oppure abbracciare un qualcosa che è nel nostro DNA e darci delle risposte funzionali. A te la scelta. Lady, I hear your voice calling me through the mists of Avalon.